Arrivati a questo punto, che cosa dovremmo fare? Beh, la cosa più importante in assoluto è proprio quella della generazione della memoria, così almeno riusciamo a creare una sorta di contesto ed un tracciamento di quelle che sono, di quello che è lo storico della chat. Come abbiamo visto nel nostro esempio precedente, quindi senza l'integrazione della REST API, noi che cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo utilizzato la conversation chain, ovviamente recuperata dal modulo LangChain Chains, ok? E quindi è già compresa fondamentalmente nella release stabile di LangChain. La cosa un po' più particolare è che in pratica, oltre a questa tipologia di elemento, abbiamo utilizzato la buffer memory, semplicemente il punto, quindi il buffer, la pila di lo stack di eventi o comunque sia tutto ciò che viene memorizzato sotto forma di conseguenzialità di chat attraverso lo user e l'assistant, ok, rispetto proprio a quello che è un buffer, ok, trattato esattamente come se fosse una sorta di pila di conversazione. Allora, la cosa più importante era proprio relativa alla generazione, alla configurazione della memory, ok? Quindi const memory, ok, uguale a che cosa? A new buffer memory, dove gli andiamo a specificare quella che è una chiave, ok? La memory key, ok? È la memoria, la chiave di accesso della memoria, che noi l'abbiamo chiamata per esempio storico, ok? Per quale motivo l'abbiamo chiamata come storico? Perché si andava ad interfacciare ovviamente con quello che è il prompt, suggerendogli e quindi iniettando su ogni singola nuova richiesta, ok, quello che è lo storico delle chiamate fondamentalmente. Quindi che cosa facevo? Beh, se allora, utilizzando ovviamente Alt96, quindi vado ad interpolare così almeno siamo un po' più comodi ed evitiamo di effettuare delle operazioni, cioè nel senso di concatenare con il più, ok, vado a mettergli una history, ok, due punti, ovviamente storico, ok? Ragazzi, tecnicamente quello che noi mettiamo qui dentro può essere totalmente generalizzato, lo possiamo chiamare pure come prompt, come chat history oppure come storico, come volete fondamentalmente. L'importante è che lui capisca che questo è lo storico delle operazioni che noi abbiamo effettuato e ovviamente lui alterna quelle che sono le richieste da parte dell'umano e le risposte da parte dell'assistant. Come opinione personale vi consiglio vivamente di chiamarla soltanto history, così almeno non date al tokenizzatore ulteriori elementi per, in un certo senso, per perdere delle prestazioni importanti, anche di un semplice token, però sono comunque importanti, quindi lo chiamo soltanto history. Allora, a questo punto cosa succede? Quello che vado a modificare sarà sicuramente quella che è la mia chain, ok? Perché è proprio qui che io vado ad effettuare la mia operazione. Infatti il prompt pipe, ok, viene sostituito totalmente da una nuova, ovviamente, conversation chain. Attenzione, qui dentro la vado a personalizzare in questo modo, dove gli dico che l'LLM di riferimento sarà l'LLM, ok, definito qui sopra, ma se si chiama la chiave il valore o la variabile contenente il valore allo stesso modo posso evitare. Il prompt in questo caso si chiama allo stesso identico modo, quindi posso evitare di utilizzare il due punti, quindi la specifica del valore, e poi ovviamente quello che è la memory, ok, è l'elemento principale di riferimento. Che cosa significa? Che praticamente questa tipologia di memoria verrà aggiornata ogni qualvolta che noi effettuiamo le nostre operazioni. Che cosa significa? Allora, se vogliamo vedere qual è la memoria ad ogni singola iterazione, che cosa possiamo creare? Guardate, vado a fare un console log di memoria a due punti await loading memory variables e così almeno la vedo qui sotto, ok? Quindi nella console del server. Vado a fare un node ovviamente app.js, ricordatevi che questo qui viene invocato soltanto ogni qualvolta che vado ad effettuare una richiesta direttamente alla mia tipologia di operazione. Allora, attenzione, qui non ho verificato, comunque sia mi sto perdendo storico is not defined perché mi sono dimenticato una cosa importante. Mi sono dimenticato di impostarla effettivamente come stringa e quindi in questo caso c'è corrispondenza tra il segnaposto e quello che è il valore della memory key. Riprovo ovviamente ad effettuare il run, eccolo qui il server è in ascolto sulla 127.0.0.1. Allora a questo punto che cosa faccio? Vado a creare ovviamente la mia richiesta. Allora puoi chiamarmi Giovanni Pace?
Eccolo qui, vado in send ed ovviamente sì, posso chiamarti Giovanni Pace. Come posso aiutarti oggi? Se faccio ovviamente un altro invio di richiesta, come mi chiamo? Guardate che cosa mi risponde. Hai già risposto alla domanda, sei Giovanni Pace. Semplicemente perché? Perché lui ha memoria in questo momento di chi è che gli ha effettuato l'operazione. Se vado a vedere direttamente un po' di elementi, guardate, la memoria effettuata a questo istante o comunque sia alla prima operazione, guardate, human, puoi chiamarmi Giovanni Pace, e AI, sì, posso chiamarti Giovanni Pace, come posso aiutarti oggi? Questa qui è la seconda memoria, vedete? Se provo a sovrascrivere quella memoria, guardate, da ora puoi chiamarmi Valeria Verdi, vado in send, guardate, sì, da adesso in poi posso chiamarti Valeria Verdi. Vado a chiedergli come mi chiamo, vado in send e guardate qual è la sua risposta. Mi scuso se il dialogo è un po' strano, in ogni caso, sì, Valeria Verdi, eccolo qui, semplicemente gli pare strano che gli sto impostando un nuovo nome e poi gli sto chiedendo qual è il mio nome subito dopo averglielo settato. Se vado ad analizzare ovviamente lo storico, guardate, questa è la composizione, questo è tutto quanto il buffer delle operazioni che sto richiamando in maniera dinamica sotto questo punto di vista. E quindi sono riuscito ad impostare anche nella mia LangChain sotto forma di API la memoria. Ok? Bene, qual è il nesso un po' più importante in questo caso? Se apro Insomnia, che praticamente è l'equivalente di Postman, quindi totalmente un nuovo sistema, okay, che si va ad interfacciare con chi? Guardate, mi vado a riprendere ovviamente l'indirizzo, vado ovviamente a mettergli sotto forma di post, nel body, guardate, in versione JSON, questa tipologia di richiesta, ok, dove richiesta, due punti, io chi sono, ok? Se vado in send, vediamo qual è la risposta da parte del mio sistema. Lui mi ha detto che sono Valeria Verdi, ma questo è totalmente un altro client. Quindi significa che praticamente la mia intelligenza artificiale può essere querata da tante tipologie di utenti e lui sempre Valeria Verdi mi risponde. Questo diventa un po' particolare e un po' strano, semplicemente perché tutti riescono a accedere alla memoria condivisa e univoca di questa API. Ok? E quindi tutti quanti riescono ad accedere a storico e questo è un bel problema, ok? Perché ogni singola richiesta, ogni singola tipologia di utente dovrebbe accedere alla sua memoria totalmente personalizzata. Poi vedremo come risolvere questo problema, ma ancora prima di effettuare questa operazione andiamo a salvarci ovviamente la memoria all'interno del database.